Benvenuti ragazzi, oggi vi ho preparato questo nuovo video racconto dove ho raccolto qualche bella cattura tra dentici, ricciole, leccia, pagro e diciamo questi sono tra i miei pesci preferiti. In questo primo tuffo sto scendendo su un relitto che si trova vicino a casa ed è più o meno tra i 45 e i 50-52 metri. Di solito ci riesco a trovare qualche dentice, però ho notato negli anni che i gruppi che frequentano questo relitto sono sempre di pezzatura fra i 2,5 kg e i 3. Non sono mai riuscito a trovare quelli più grandi. Difatti anche stavolta ho avuto fortuna e ho trovato il solito branchetto. Qui, come potete vedere, in basso a destra la profondità siamo intorno ai 45 metri e semplicemente arrivando sul pennacchio più alto e appoggiandomi riesco a sparare il primo dentice disponibile. Come sempre in questi casi bisogna fare molta attenzione affinché il pesce non vada ad infilarsi tra le lamiere. Innanzitutto perché si rischia di recidere la sagola e poi perché può essere sicuramente pericoloso un recupero fatto a quella profondità, però è andata bene. Ora sto scendendo su una delle mie solite zone, su una quarantina di metri, dove praticamente c'è del grotto e una pavimentazione piuttosto frammentata, quindi riesce nelle giornate in cui c'è la corrente giusta a far uscire un sacco di vita da quegli spacchi. L'avventura di questo video è piuttosto singolare perché mi ricordo benissimo il giorno e avevo comunque fatto già una bella pescata, però qui mi stava aspettando quella che viene chiamata la ciliegina sulla torta. Io arrivando praticamente mi rendo conto che c'è questo bel dentice stimato fra i 5 e 6 kg e è molto distante. Io tento il tiro perché lui stava praticamente prendendo il largo e non è stato sparato benissimo, come potete vedere. Lui combatte fino a quando appunto non si libera dell'asta e su tutta la sua parte destra gli si apre una voragine, quindi la pelle rimane molto aperta. Io ho provato a fare il tuffo successivo, però ovviamente un dentice una volta sparato e danneggiato in quel modo trovarlo viene molto difficile. Però diciamo così che sono uno che un po' non si arrende e un po' è baciato dalla fortuna. E qua viene il bello, perché alcuni giorni dopo nella stessa zona stavo pescando e a un certo momento durante questa discesa appunto ho ritrovato fermo in una spaccatura un bel dentice. Ho detto questo sì che è un colpo di fortuna, perché trovarli fermi così che stanno dormendo, riposando non è cosa che accade tutti i giorni. Stesso in caduta ho iniziato a perlustrare l'area sottostante e l'ho visto quasi immediatamente. Qui ho preso già la sua direzione e allungo il fucile per poter sparare. Ecco, e una volta sparato ovviamente lui cerca di liberarsi dall'asta conficcata. E già durante la risalita avevo notato qualcosa di strano. Qui si è tolto da solo da dentro quel buco in cui si era infilato, quindi io poi dalla superficie con molta calma sono riuscito a recuperarlo. E questa è una cosa che succede una volta su 1.000.000 probabilmente. Io l'ho sparato ovviamente dal lato sinistro e invece dall'altra parte ha il lato destro completamente aperto, quindi questo è esattamente il dentice che pochi giorni fa avevo perso.
Questo punto invece è il cappello di una secca che fa circa 20 metri e poi degrada a varie profondità. Di solito quando ci sono certe condizioni di vento e corrente legate anche all'orario giusto, non è difficile trovare branchi identici anche piuttosto grandi. Però qui, da come potete notare dalla luce che filtra nell'acqua, evidentemente quel giorno avevo anticipato un po' troppo la mia visita su questo spot, quindi non trovando niente inizio la mia risalita, quando all'improvviso da sotto vedo questa bella leccia che incuriosita si avvicina. Cerco di rallentare affinché riesco a portarla a tiro. Un bel pesce di 11 kg che va a trovare immediatamente spazio all'interno del mio igloo. Qua invece mi trovo poggiato su uno dei miei soliti fondali a una quarantina di metri e quando all'improvviso da lontano vedo la nuotata particolare della ricciola. Sinceramente all'inizio non avevo capito bene le dimensioni, pensavo fosse una ricciola, insomma, intorno ai 5 kg forse. Poi mi sono reso conto che quando lei, insomma, ha iniziato a tirare e io la stavo recuperando, ho capito che probabilmente pesava un pochino di più. Non è un pesce enorme, però la bilancia ha detto 10 kg e io di un pesce del genere sono molto contento e soddisfatto. Più si va verso l'estate e più le temperature si innalzano e aumenta anche la visibilità, quindi diventa quasi d'obbligo dover utilizzare dei fucili molto lunghi. La gittata lunga permette di prendere delle prede che con altri fucili sarebbe difficile riuscire a ultimare. In questo caso è stato sparato a una già media lunga distanza, un dentice, e data la lunghezza e la gittata del fucile non ha presentato grandi problemi. Ecco, qui ci troviamo in quella classica situazione in cui i pesci ci sono, però a ogni tuffo rimangono costantemente troppo lontani, quindi è fatto d'obbligo avere un fucile lungo con una gittata lunga ovviamente. E qui è un tiro che è stato fatto quasi di mezza imbracciata, portato a termine con successo, e anche la fase di recupero è stata piuttosto agevole.
Questa giornata me la ricordo in maniera particolare. Come potete notare dalla temperatura dell'acqua siamo in pieno periodo estivo, forse eravamo anche prima metà di settembre. Un ristoratore mi aveva richiesto una cernia piuttosto grande, visto che gli era stato prenotato un tavolo da più persone e il loro desiderio era quello di mangiare appunto una cernia. Io durante tutto il giorno ci avevo provato duramente, però era una giornata che praticamente non se ne trovavano in giro. Mentre stavo scendendo su questo punto dove normalmente le trovo, vedo un'ombra con la coda dell'occhio infilarsi dentro a una tana. Ho provato a rivedere anche il video più volte, però è praticamente impossibile da vedere. Ho avuto la fortuna di poterlo vedere perché ero in acqua e giusto la mia attenzione è stata attirata da un'ombra. Vado a perlustrare la tana e dentro ci trovo parcheggiato di coda questo pagro sui 2,5 kg. Come si dice, piuttosto che niente è meglio piuttosto. E con questa ultima cattura vi saluto, mi auguro che il video vi sia piaciuto e sicuramente ci vediamo alla prossima avventura. Buon blu a tutti, dive safe!